Benvenuti in questo video dove per la prima volta mi cimento nel ripalettamento di un artificiale. Non sarà un vero e proprio tutorial, ma abbiamo visto un po' il tavolo degli attrezzi, che non è quello che ho organizzato nel mio piccolo laboratorio a casa. Come si parte? Allora, si prende l'artificiale, in questo caso è un artificiale artigianale che purtroppo avevo rotto nelle rocce. Come vedete sto prendendo le misure con il calibro sia della larghezza alla base della paletta che della profondità che più o meno ha nel corpo dell'artificiale. Siccome non ho un altro artificiale uguale, prendo a modello un artificiale più o meno della stessa lunghezza e con una paletta molto simile, così da poter avere un modello e quindi appuntare, come ho fatto già prima per la base dell'altra paletta rotta, le misure della nuova paletta. Con il calibro si è molto precisi, ma poi in fase di lavorazione della paletta andremo a modellarla come ci serve. Ok, le misure sono prese, ci manca solo la profondità, la lunghezza. Appuntiamo come abbiamo fatto prima e siamo pronti a partire. Sto utilizzando per fare lo scasso nell'artificiale un piccolo trapanino elettrico che ha praticamente un attrezzo di precisione che si stacca dal trapanino e permette, tramite una punta per lo scavo, per lo scasso, praticamente una punta per incidere, anziché di tagliare magari con il seghetto la parte della paletta restante, di fare un vero e proprio scavo in modo tale da far rimanere le pareti ai lati della vecchia paletta integre, per poter avere una base di appoggio più solida. Quindi con una piccola morsa attacco l'artificiale in modo che stia fermo e poi inizio a fare lo scasso. Ora sentirete un po' di rumore. Questa lavorazione dello scasso, come vedete, richiede un po' di tempo, ma se riusciamo a farla con precisione avremo una sede per inserire la nuova paletta molto precisa e che darà molta resistenza, perché anziché avere tutti e due i lati rotti avremo praticamente una vera e propria sede dove inserire la paletta che andremo a costruire. Ok, lo scasso è praticamente finito e ora passiamo alla costruzione della paletta. Per farlo sto utilizzando materiale di risulta, una scheda di quelle dove ci sono i circuiti stampati. Ho disegnato sopra quelle che erano le misure che avevo preso prima con il calibro e dopo aver sagomato, quindi fatto sgrossato con un seghetto, la parte che mi interessava, passo a sgrossarla più finemente sempre con il trapanino tramite una punta per levigare, fino a quando non ottengo il risultato desiderato, quindi la forma della paletta. Come vedete provo più volte se va bene, fino a quando non va bene, inserita nella sede che abbiamo creato prima. Le ultime passate e ci siamo. In questo video faccio vedere le varie parti del lavoro che faccio per rifare questa paletta.
Poi nei prossimi saremo più precisi e andremo a vedere nel dettaglio quali sono le azioni che compio e quindi da compiere, come ad esempio la preparazione della colla bicomponente, poi il suo inserimento nella sede di scasso che avevamo fatto prima e quindi l'inserimento della paletta che avevamo preparato. Questa parte qui è molto importante perché si deve trovare la giusta posizione della paletta, e dopo aver inserito la paletta, quindi dopo aver riempito di colla bicomponente lo scasso che avevamo fatto sull'artificiale ed inserito la paletta, si passa a rifinire sempre con la colla bicomponente, in modo tale che non rimangano buchini e possa entrare acqua. Ma già dopo aver riempito con la colla e quindi inserito la paletta, siamo più o meno tranquilli che questo non succede. Come vedete, la rifinitura prende un bel po' di tempo perché serve farla in modo che non si creino attriti. Dopo aver fatto asciugare la prima stesura, vado a fare un altro po' di colla bicomponente, quindi verso le due parti in parti uguali come indicato sulla confezione di questo stick. Vado a lavorarla in modo tale che venga ben amalgamata fino a quando non diventa biancastra. E si va a rimettere nelle parti che ci interessa per ottenere quello che poi sarà la paletta finita e rifinita, in modo da creare un corpo unico e che renda resistente la nostra nuova paletta, non solo resistente ma anche, diciamo, con un effetto estetico accettabile. Andrebbe meglio un pennellino per fare questa operazione, però per questo primo ripalettamento mi sono adattato. Ok, praticamente è finito il ripalettamento. Aspetterò circa 24 ore che si asciughi completamente e si indurisca, e poi l'artificiale è pronto per essere utilizzato. Vedremo anche il nuoto, che non è niente male, ma non adesso, ma nei prossimi video.